Ciao a tutti, bentornati. Allora, oggi volevo fare un video in italiano dove spiego come si fa il cloud mix con il satin enamel della Herbal. Ho visto un sacco di confusione, ho ricevuto un sacco di messaggi, quindi vi faccio vedere come lo preparo io e vi faccio vedere la consistenza, cerco di riprenderla in un modo che si capisca bene. Premetto che la ricetta che uso io è totalmente basata sulla ricetta di Meli D, ossia l'inventrice di questa tecnica. L'unica differenza è che io uso, cioè adesso uso il satin enamel della Herbal, questo qui, perché, solo perché, il satin enamel della Deco Art, ossia questo qui, è diventato pressoché introvabile. Inoltre, per noi italiani ed europei è molto difficile da comprare perché si trova su Amazon, adesso veramente neanche più, in realtà non so perché, probabilmente devono produrlo e in più aspetti anche 2 mesi prima di riceverlo. Invece questo qua della Herbal io lo trovo in un negozio qua a fianco a casa e su Amazon si trova, c'è il sito della Herbal dove si può comprare, la marca è tedesca, quindi per noi europei è facile da reperire. La differenza nella ricetta che ho, tra virgolette, elaborato io sta nel fatto che, essendo il satin enamel della Herbal meno potente di quello della Deco Art, questo qui è veramente una cosa fuori dal mondo, bisogna metterne di più. Per il resto è totalmente uguale alla ricetta di Meli D. Cosa ci serve? Ovviamente il satin enamel della Herbal, poi ci serve un acrilico bianco qualunque, io uso questo qui, le Frank, non chiedetemi come si pronuncia, vi prego, e liquid texturing medium, potete mettere anche il Floetrol, ma ne serve veramente pochissimo, quindi non penso che faccia differenza. Se ne mettete troppo diventa colloso, non fatelo. Un'altra cosa che mi sento di dire è di non usare assolutamente questo, ossia l'acrilico bianco della Giotto. Non è la stessa cosa perché questo qui quando si asciuga tende ad essere molto molto lucido, questo invece no. Essendo questo smalto satinato vogliamo evitare di farlo diventare troppo gloss, tra virgolette. In più io ho provato inizialmente addirittura con questo qui e non viene un granché, quindi vi dico subito no. Usate magari non lo so, un bianco della Ferrario, sono molto buoni, Maimeri, Liquitex, Amsterdam, quello che volete, ma non questo. Bene, ora vi faccio vedere come si prepara. Io uso un bicchiere di plastica come questo che non ha nessun ostacolo qua sotto, perché quando si mescola si creano un sacco di bollicine d'aria e diventa quasi una spuma inizialmente, quindi se non avete ostacoli è meglio, almeno a me piace di più, non è che si rovina né niente, ma se poi lo volete usare subito dopo avrete tantissime, già normalmente si creeranno, ma ne avrete ancora di più e questo magari non vi darà l'effetto che cercate. Se cercate tantissime come celle bianche, sì, può andare, perché quando le bollicine esplodono, il satin enamel reagisce, comunque si espande e magari anche vi va. Ma se non volete quell'effetto lì, intanto dovrete comunque farlo riposare. Ma se prendete un bicchiere cioè totalmente liscio sotto, il lavoro è facilitato, anche per mischiare va meglio. Solo questo. Quindi, dove sei tu? Apriamo la latta. Allora, dategli una mischiata, così comunque
ce l'avete omogeneo, e andiamo a metterci 3 parti di satin enamel. Quindi vediamo, facciamo una cosa tipo a cucchiaio per darci un'unità di, cioè, insomma, per aiutarci. Allora, quindi vediamo se riesco a far danni. No, allora, 1, 2, e 3. Quindi questa è la quantità di satin enamel che andiamo a mettere. Poi ci mettiamo una parte di colore acrilico, quindi invece di fare 1 a 1 come si fa con il satin enamel della Deco Art, con questo facciamo 3 a 1. Quindi un cucchiaio di acrilico bianco, vediamo se fatto. E questo è. Se mettete un cucchiaio e mezzo non cambia molto. Io vi dico come farlo il più potente possibile, almeno per quello che ho visto io. A questo punto bisogna mescolarlo non bene, di più. Quindi si inizia a mescolare. Perché dico non bene di più? Perché sono entrambi bianchi e quindi non si capisce niente, e quindi prendetevi la vostra santa pazienza e mescolate. Chiaramente se la quantità è poca come questa, insomma, non è che si sta tanto. Se volete prepararvi un bicchierone, perché che ne so, dovete fare 25 Cloud Pour, lì ragazzi vi sedete e mescolate. Quindi mescolare bene. Anche qua sotto che c'è nel bicchiere la scanalatura, passateci con lo stick. A me piace usare questi stick di legno perché sono molto comodi anche poi per controllare la consistenza. Potete usare, come fa Amelie D, lei usa per dire il retro del pennello, così, però vi sconsiglio il cucchiaino. Ecco, il cucchiaino veramente no. Una volta preparavo i colori con i cucchiaini, ma questo è un altro mondo. Potete provare, magari ne trovate un'altra marca di satin enamel che funziona bene. Io per il momento ho trovato solo questa degna di essere diciamo presentata tra virgolette, ma il lavoro che fa il satin enamel è pressoché questo che dovrebbe. L'unica cosa, non deve essere uno smalto al solvente, perché altrimenti oltre a non funzionare non vi si asciugherà mai. Quindi ricordatevi, smalto satinato all'acqua. Vedete? Non so se riuscite a vedere che ci sono comunque delle bollicine d'aria che si formano. Con gli ostacoli diventano 3 volte queste. Ora ci aggiungiamo un po' di pouring medium che serve per rendere il colore più scorrevole, ecco, sulla tela.
Questo qui è un mix che alla fine non è che ci serve da usare come colore, questo qui deve reagire con gli altri colori per creare determinati effetti. Non so, un esempio, io qua ho una tela gigante, vediamo se riuscite. Questo qui è fatto con il Cloud Mix, vedete? Vediamo se riesco a spostare qua. Come si mescolano qui, creano questi effetti, anche un po' di celle. Questo è un lavoro che deve fare il Cloud Mix, non deve essere considerato un colore bianco o qualsiasi che aggiungi, ecco, altrimenti non sta a mettere il satin enamel perché ti fa questo effetto qua. Il satin enamel ti fa questo lavoro anche se ne aggiungi meno ad un altro colore, provate. Questo qui invece fa boom, una figata. Ok, allora aggiungiamo un po' di Liquitex, un attimo. Liquitex Puring Medium, eccolo qui. Anche se gloss va bene lo stesso perché ne mettiamo veramente poco, cioè proprio vediamo, vediamo cosa. Scusate, ma c'è sto cucchiaio che stai fermo. Hop, fatto, ecco, cioè niente, ok, e via mischiare di nuovo. Ok, adesso c'è la parte più complicata. Quanta acqua? Si parte aggiungendone un po' alla volta, quindi io aggiungo un po' così e si mischia. Alla fine per la fluid art 10 minuti a fare il quadro, 2 ore a preparare i colori, un mese per farli asciugare del tutto, altrimenti non si possono verniciare. Ok, a me sembra buono. Allora, adesso cerco di farvi vedere la consistenza. Allora, in teoria dovreste vedere. Vediamo se... Io non capisco niente da qua. Comunque, quando lo fate, vedete la scia che lascia? Scompare subito. C'è una direzione in cui si vede di più. Ecco. Questa è la consistenza che uso io. Ok, ora preparo un paio di colori e vi rifaccio vedere come usarlo. Ho preparato i colori, sapete che non sono tanto a posto, quindi ho scelto 2 viole e un giallo. Vediamo se sono in grado di non fare schifezze. Allora, questi colori qui devono avere la stessa consistenza del Cloud Mix che abbiamo preparato, altrimenti non va bene. Quindi stessa consistenza, andiamo qua si vede meglio perché è scura, quindi lascia una leggera scia che scompare immediatamente.
Allora, che colori sono? Faccio vedere. Marca Amsterdam, altamente consigliata. Giallo chiaro azo. Questo qui è viola rose bouquet, va bene. Beh, permanent red violet light. Facciamo prima in inglese. E questo qui è il viola blu, che è un misto di viola e blu. Ed è veramente bello, veramente veramente bello. Prepariamo il bicchiere. Allora, io parto con il colore più scuro perché mi piace, quindi mettiamo un po' di viola, poi vado con il, chiamiamolo rosa, un po' di giallo, e un po' di cloud mix. Ancora un po', non di più. Poi tornerei di nuovo sul rosa, viola, e adesso ho fatto una cavolata perché devo mettere il giallo. Di nuovo rosa e poi giallo. Facciamo ancora un poco, ma poco. Questo e giallo. L'ho messo dopo, ma andava messo un po' prima, ma poteva anche non essere messo di nuovo il cloud mix. Non importa, è per farvi vedere come funziona. Allora, per capire se avete fatto i colori della stessa consistenza e non più densi, basta vedere quando versate il cloud mix sopra se affonda oppure no. Se affonda, il cloud mix è più liquido, altrimenti siete a posto. Guardate come sta già reagendo. Non so se vedete. Qua viene fuori una pazzia. Ok, pronti? Via. Ok. Vediamo se riesco a farvi vedere un po' più da vicino. Tantissime bollicine d'aria perché ho preparato i colori adesso, non li ho fatti riposare, semplicemente. Lasciamo un attimo che si espanda. Vi faccio vedere, se notate qui ha già creato tutta una nuvola. Qua è venuto molto bianco, molto... perché? Misteri. Beh, bello anche così. Ogni volta si impara qualcosa. Andiamo a fare un po' di flow extender. Lo preparo con il blu violet che mi è rimasto. Cos'è il flow extender? Perché anche questo mi hanno chiesto.
è semplicemente un colore. Io ho preso questo che mi è avanzato, ci aggiungi un po' di acqua, mischi, lo fai più liquido e lo vai a versare intorno a quello che hai già versato. Poi lo, diciamo, spalmi sulla tela. E cosa serve? Serve per far allargare il colore senza perderlo, perché voi, per esempio, qua avete un pezzo che vi piace. Se andate a far scivolare il colore da questa parte, il colore cosa fa? Rotola su se stesso, magari lo perdete. Con questo invece semplicemente si allarga, non perdete praticamente niente. Quindi lo metto un po' qui. Torniamo un po' indietro. No, così. Allora, mi aiuto con la mia spatola. Ho provato altre spatole, ma questa è l'unica che mi piace. Ne ho anche messo un po' troppo, come potete notare. Intanto il colore sta reagendo, sto continuando a reagire qui. Interessante cosa sta venendo fuori. Vediamo se riesco a non rovinare tutto. Consiglio spassionato: coprite sempre bene gli angoli, perché vi mangiano tanto colore quando andate a farlo scivolare giù. Quindi mettete sempre un po' di colore qua. Bene, intanto che faccio questo lavoro, ne approfitto per chiedervi, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al mio canale, di lasciare un like al video. Se vi fa piacere condividerlo con qualche altro vostro amico artista, ne sono contenta. E in ogni caso vi ringrazio per aver guardato questo video, perché fa tanto piacere. Dunque, così. Ok. Che io ho sto brutto vizio di fare sti lavori o quando sono in pigiama oppure vestita bene, e poi mi rovino tutto. Quando si è furbi. Ok, ci siamo. Bene, io direi che siamo pronti per iniziare a muovere tutto. Quindi intanto torno un po' indietro. Vedete come il colore, invece di rotolare, semplicemente si sposta. Flow extender. Allora, torniamo un po' indietro. Dunque, cosa salvo? Sto pezzo qua non mi piace, però mi piace questo. Questo potrebbe essere interessante, e anche questo. Quindi devo cercare di farlo girare. Allora, intanto gli do, dove sei? Scoppio un po' di bollicine, perché ce ne sono veramente una quantità esagerata. Ok. Dunque, io girerei un po' in tondo perché voglio spostare un po' di colore in una certa maniera. Regola fondamentale per questo tipo di tecnica: siccome la vernice che stiamo usando è liquidissima,
muovere molto piano. Allora, questo qua non mi piace, quindi andiamo così. Lascerei forse anche qualche angolino, perché questo qua sotto mi piace. Qualche angolino viola, cosa dite? Così, vediamo. Troppo colore, quindi devo perdere qualcosa. Fatemi pensare. Allora, intanto vedete quante celle, quante nuvole, quanto tutto. Funziona! Ragazzi, vi chiedo scusa, ogni tanto mi sento veramente sciocca, ma non so. Cioè, inizialmente quando ho iniziato a fare i video mi vergognavo anche solo di parlare senza nemmeno mostrarmi e ora ogni volta sono più scema. Vabbè, ehi, amatemi così, che te devo dire? Vediamo. Allora, ritirerei via ancora un po' di qua. Così. Poi ancora un po' verso di qua. Però gli angolini mi piacciono. Quindi li lascio. E dunque. E sono anche, tra virgolette, diciamo fortunata perché non c'è niente fango. Quindi ragazzi, viola e giallo. È perché c'è il Cloud Mix e perché ho accostato il giallo al magenta. Se qualcuno è interessato al motivo. Almeno io ho sempre notato questa cosa qui, che il giallo col magenta non ha nessun effetto fangoso, perché comunque sono colori, diciamo, vicini ai primari. Il magenta è un colore primario. Questa composizione a me piace, quindi io direi che giusto un ninin di qua e basta, perché mi piace così. Ok. Bene, ora che vi ho svelato il segreto, mi aspetto tantissime bellissime cloud pur da tutti. Bene, vi faccio vedere da vicino cosa è venuto fuori. Allora, il centro, vedete quante bellissime celle. Tutto l'effetto nuvola. È veramente potente perché ne abbiamo messo tanto. Ma diciamo che questo è quello che succede. Vediamo se riesco a farvelo vedere magari più colorato. Vedete? Tutti i puntini neri sono le bollicine d'aria che ho scoppiato, quindi se volete evitarli, preparate i colori il giorno prima e lasciateli riposare. Vedete qua che figata?
tremo un po'. Qua ci sono tutte le nuvole con le celle, il giallo e il viola. Mi piacciono un sacco questi angoli, come li ho lasciati. Boh, qua devo un attimo ricoprirlo, ma sì, questo effetto qua è bellissimo. Almeno per me è una delle mie tecniche preferite questa qui, quindi ne faccio tantissime. Bene ragazzi, spero vivamente di essere stata chiara. Se non avete capito qualcosa, scrivetemi nei commenti, vi rispondo se sono in grado. E niente. Grazie mille di essere stati qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!